prima esperienza nasce, diciamo, io facevo un po' il cascherino, come si diceva a Roma, il cascherino era quello che portava dentro gli alimentari, il pane a casa. Il fratello di questo titolare aveva una pizzeria, un giorno gli manca un ragazzo fondamentalmente suo, gli chiede al titolare mio, dice: senti, ma mandi il ragazzetto tuo? Me l'ha chiesto e dice: ma non so fare niente, dice: non ti preoccupare, tanto mi serve per fare la cosa. E diciamo che da lì poi non sono più uscito, perciò parliamo che avevo esattamente 13 anni. E da quel momento un po' mi ha appassionato e... della pizzeria faceva delle scommesse con altri suoi due amici pizzaioli, che diceva: c'è un ragazzetto che spiana con gli occhi chiusi la pizza a taglio. Mi ricordo lui ogni tanto veniva con questi 3-4 amici e bendava, però io non sapevo niente, no? Dice: spiana un po' la pizza, e spianavo sta pizza. Dopo negli anni è uscito fuori e praticamente: sì, tu non sai che ogni volta che facevo pagare la colazione apposta gli portavo tutti dentro, capito? Dico: a me se non avessi pagata mai una, dico, lo potevi pure a me lo scommettevo pure io. Quando avevo aperto la mia pizzeria, la mia Nomentana, l'ho aperto molto giovane. Mi ero appena sposato, con mia moglie aveva una gelateria. Niente, nell'87 abbiamo preso questa pizzeria, era una cosa che ci metteva paura perché comunque eravamo giovani, avevamo 25 io, 24 Angelo. Però io già volevo fare qualcosa per conto mio. Io poi tra l'altro aspettavo una bambina. E ho spinto un pochino sull'acceleratore perché sono rimasta incinta, poi dico, se poi fai i figli è poi difficile rischiare. Trovo questa pizzeria in fallimento e dissi: dico, ma tu stai per fallire, no? Fammici provare a me. E lui con i soldi che avevamo dato in anticipo di casa l'ha messi pure la pizzeria. Io chiaramente non ci sono rimasta molto bene, perché per ogni donna appena sposata casa è casa, no? Però lui mi disse questa frase che poi mi ha fatto riflettere: casa non ci porterà niente e il negozio ci riporterà di nuovo una casa. E così è stata, mo mi emoziono perché veramente sto andando veramente indietro col tempo. Ed il posto non era bellissimo perché sta sopra le scalette, ha un incrocio con Via Nomentana dove ci passa 1.500 di macchine, ma non si ferma nessuno, ci stavano i vigili urbani, perciò era effettivamente un pochino scomoda. Andavi 500 metri più avanti, ti fermavi come e mangiavi quasi la stessa pizza che facevo io. Perché quella si faceva, insomma, questo non era, c'erano cose alternative. Non si lavorava tanto, una sera abbiamo aperto il cassetto, avevamo 150.000 lire. E io dissi: Angelo, porca miseria, dico neanche le verdure, dico come facciamo domani? Insomma era un po' un problema. E da lì è capitata l'esigenza di dire: ho capito, ma io no, sto qui sopra, ma come faccio a far venire tutta sta gente, potrei trovare io? Mi ha detto: bene, da domani togliamo pasta, polli, basta, adesso tolgo tutto, metto solo pizza perché io è quella che so fare. E ha cominciato a non fare più né la bianca, né la rossa, e né la margherita, né la pizza con i funghi, che erano le pizze che in assoluto tu andavi in pizzeria, chiedevi o la pizza bianca, o la pizza rossa, o la margherita o la funghi. Questo per farti capire quanto è scapestrato e quanto è un vulcano, Angelo. E a quel punto niente, dico: ma se io faccio una pizza all'incontrario, che succede? Una volta si usava l'acqua calda, io ho fatto il ghiaccio. Si usava tanta farina, ce l'ho messa poca, si usava tanti lieviti, ce l'ho messi pochi. Si usava tanto strutto, tanti grassi, io ce l'ho messi zero, oppure ho fatto extravergine d'oliva. Chiaramente i primi tempi non veniva niente, poi una volta fai esperimenti, prova, fai, ho detto lunga lievitazione, no? Corta lievitazione. Io per questi primi esperimenti li mettevo dentro al frigorifero, non c'avevo molta attrezzatura perché la pizza era così, lo mettevo dentro al congelatore, capito? Una notte, diciamo, mi fece una reazione un pochino particolare che uscì fuori, no? Perché si era spento il congelatore, che si era rotto, una cosa del genere. Vado ovviamente a fare sta pagnotta, mi accorgo che quello che io cercavo ce l'avevo sotto le mani, dico: allora com'è possibile? Sta sotto il congelatore, allora vuol dire che devi lievitare il frigorifero, allora vuol dire quello, e da lì è nata tutta l'evoluzione in quella maniera. Poi è chiaro, sono stati studi chimici, gli enzimi, i proteini ci ha portato poi, ecco, che la chimica, no? A studiare, a cominciare a studiare, nello studio automaticamente ci ha portato a sapere, questo è un po' il concetto. Ma tutti quelli che oggi parlano di chimica è perché la leggono da qualche parte, capito? Purtroppo quando io ho cominciato questo mondo non c'era chimica sul mondo della pizza. Diciamo dall'87 al 92 è stata un po' dura, poi nel 92 Angelo vinse il suo primo campionato mondiale, è stata una scommessa quella così, dice sì, vado a Salto Maggiore e partecipo. Poi da lì appunto vincendo questo campionato mondiale, tutti che venivano a mangiare la pizza da noi, questa è stata la cosa bella perché comunque noi cominciavamo a lavorare, vedevamo un po' dei soldini di più, poi la pizza era buona veramente. E da lì nel 93 poi è ripartecipata a un altro campionato mondiale
e ci avevamo preso gusto, dice, se il primo è andato bene vediamo sul secondo, e abbiamo rivinto. E il confronto ti porta fondamentalmente a capire quello che stai facendo bene e stai facendo male, no? Capito? Io quando sono a fare il primo campionato del mondo, facevano 150-200 ragazzi, facevano molto giovani, molto giovani. Però io ho capito, ma io sto forse 10 anni avanti a questi 20 anni, no? Infatti oggi come oggi si parla delle bolle oggi, no? Ma io ho fatto già 25 anni fa, no? Da lì niente, abbiamo vinto anche quello e a un certo punto ci siamo sentite due star perché arrivavano giapponesi, tutti a farci interviste su questo impasto, il perché, e poi da lì appunto è nata quella famosa storia, il perché di un successo. Angelo Iezzi, già vincitore assoluto dell'edizione 1992, si è confermato campione mondiale di pizza a taglio per il 1993. A sottolineare la sua leadership nel settore si sono aggiunti il secondo e il terzo posto di due romani, entrambi allievi del campione. Tutto questo è cominciato quando io ho capito che il mercato esigeva un tipo di pizza completamente diversa da quella tradizionale, essendo quella tradizionale ad alto potere calorico e poco digeribile. E da lì ho cominciato i miei studi appunto per raggiungere questi scopi. Tutto ciò non sarebbe stato possibile con normali mezzi messi a disposizione di noi pizzaioli, perché avevo bisogno di farine diverse, forni e impastatrici con delle caratteristiche particolari. Era impensabile all'epoca, ripeto, immaginare un impasto diverso da quello che è sempre stato il tradizionale. Sentire che voleva fare questo tipo di innovazione con delle maturazioni di impasti a 48, a 72 ore a me sembrava una cosa un pochino avveniristica, per cui inizialmente avevo delle perplessità. La mia storia fondamentalmente ha fatto sì che il De Tuffa che pizza venisse a mancare di meno, no? Perché la pizza faceva in quel modo, io l'ho voluta modificare. Per modificare questo De Tuffa che pizza ho dovuto fondamentalmente cambiare il metodo di fare pizza, ho detto da una breve lievitazione a delle lunghe lievitazioni. Un impasto che avesse un 48 ore, un 72 ore di maturazione veniva considerato allora un impasto vecchio. Anche se poi lì non c'erano prove provate, no? Prove scientifiche provate, capito? Perciò, sì, io l'ho sentito tanti, no? Poi quando ho cominciato bene a studiare effettivamente quello che sia gli esperimenti che poi hanno portato poi a capire, insomma, che cosa succede all'interno dell'impasto, forse qualche stronzata dicevano prima. Angelo Iezzi in pochi anni è riuscito a rivoluzionare l'impasto, portando il rapporto acqua-farina 1:1, cioè una parte d'acqua e una di farina. Questo nuovo impasto è stato denominato impasto ventilato ed è composto esclusivamente da acqua, un mix di farine, lievito secco, sale, una minima percentuale di olio extravergine d'oliva ed ha un valore calorico più basso del pane. La soluzione apparentemente è semplice, perché eliminando strutto e olio di semi e aumentando la percentuale di acqua nell'impasto, la pizza diventa più digeribile. L'acqua aumenta la capacità di mantenimento del prodotto, che rimane più fragrante e leggero. Ne aveva di persone contro, ma nemmeno lui immagina quante. I forni sì, adesso non sono più quelli, adesso questi sono forni tecnologicamente troppo avanzati, sicuramente avremo l'effetto contrario a quanto abbiamo avuto fino ad oggi, quindi ci siamo scontrati e sapevamo che ci saremmo scontrati con delle correnti di pensiero che sicuramente andavano abbattute e ci sarebbe voluto tanto tempo. Perciò tutto quello che si è fatto dall'87 in poi, ma sia a livello di attrezzature, di specifiche attrezzature e di specifiche fondamentalmente farine, sono state un mio dialogo fondamentalmente con loro, andando a ricercare delle aziende fondamentalmente che erano pronte per fare il salto di qualità e volevano vederlo nel futuro. Per cui lui si inventò, sempre negli anni 92-93, il forno scaldapizza. L'ha inventato lui, noi l'abbiamo realizzato, gliel'abbiamo dato, messo lì, cioè noi adesso costruiamo più scaldapizza che forni. Io ti metto a disposizione, gli dissi, il mio laboratorio, analisi che abbiamo all'interno del nostro mulino, tu mi dici che cosa serve, che tipologie di farine, che caratteristiche devono avere queste farine, io ti porto dei campioni, tu me li testi, mi dici se vanno bene, se sono da modificare e quant'altro. Il banco, quello per le pizze tonde, che ha le vaschette, le vetrine, sopra il banco, quindi prendi i prodotti, le materie prime, l'ha inventato lui. E noi siamo stati i primi in Italia a realizzarlo. Io ho detto io quello che doveva fare, no? Dico perché? Perché
Per cambiare tipo di pizza bisogna cambiare tipo di attrezzatura e tipo di farine, no? Perché è la materia principale, no? Siamo arrivati dopo varie prove, no? Da parte di Angelo, con una prima linea di farine che noi abbiamo chiamato le lune. Infatti abbiamo nel nostro catalogo luna bianca, luna verde, luna gialla, luna rossa, luna azzurra e luna nera. Questo mulino non faceva farine per pizza, faceva soltanto farine per pane, ok? Perciò faceva la 1, la 2, la 0, la 00, la farina per pane. Perciò si è affidato completamente a me. E cominciò a dirmi, bene, a me serve una farina con determinate caratteristiche e all'interno mi ci aggiungi della pasta acida, mi ci aggiungi della soia. Siamo arrivati poi a creare queste farine tecniche, no? Per pizza, perché noi abbiamo bisogno che l'impasto sia molto più stabile per un periodo molto più lungo. In che senso? Il pane, prepara fare l'impasto, viene lievitato, il pane viene cotto tutto insieme. Noi dobbiamo fare le pizze, diciamo, 150 pizze nell'arco di 6 ore. Noi possiamo fare una pizza ai 4 del pomeriggio, ai 5, 6, 7, 8, 9, 10. Questo comportava che le farine per pane non andassero bene. In effetti è stata un'altra delle sue idee che poi ha dato i risultati che ha dato. Aveva voglia di divulgare, di insegnare questa nuova tipologia di impasto. Voleva per forza che il mondo pizza cambiasse, ha voluto che il mondo pizza cambiasse. Una volta il mestiere si rubava con gli occhi, come si diceva, no? Il pizzaiolo, sono proprio il professionista, diciamo, del mondo della lievitazione del food, se c'aveva il segreto stai tranquillo che se lo teneva per conto proprio. Chi stava un po' sopra di te era un po' geloso del mestiere, perciò, sai, ti diceva, ragazzi, va più al caffè, capito? Va più alle sigarette, nel momento facevo gli impasti. Quello è stato un po' la molla del scattato, che ho detto, vabbè, quando dico sarò grande io, dico voglio fare una scuola di formazione professionale perché voglio insegnare a sti ragazzi, perché io sto offerto per imparare il mestiere e vorrei fare questo qui, insomma, questa è stata un pochino la molla. Chiaramente tutti i miei colleghi, quelli un pochino più anziani, quelli più vecchi, no? Diciamo i vecchi del sistema, dicevano, ma che fa, ma tutto chi ci viene a scuola? E poi che c'ho la scuola, uno diceva, c'ho la scuola per imparare a fare la pizza? E io ho sfadato, ho fatto il primo corso nel 92, fondamentalmente eravamo 9 ragazzi, 9 persone, chi si avvicinava un po' tramite l'amico quello e quell'altro, e da lì un po' comincia un po' la storia della scuola. Come dico sempre io, la pizza non è una fantascienza, la pizza è una scienza talmente esatta che se non la fai come la devi fare viene un'altra cosa. Ma tu volevi la pizza, capummarola in coppa, ma tu volevi la pizza. L'associazione nasce nel lontano 1990 appunto per difendere i pizzaioli e l'operatore pizzaiolo. Questa è la prima fase dell'associazione. Negli anni abbiamo sviluppato questa scuola di formazione professionale appunto per avere a disposizione ragazzi che facciano questo lavoro professionalmente. La pizza oggi, negli ultimi 20-25 anni l'abbiamo rivoluzionata, no? Prima era l'ultima ristorazione. Ha fatto sì che il mondo pizza crescesse a dismisura, facendolo passare da una considerazione di serie B, pizzaiolo di serie B, addirittura essere messo nell'Istat. Ha fatto crescere il mondo pizza e l'ha portato in Serie A. Oggi non passa un giorno che qualcuno in televisione, sui radio, sui giornali, su internet non si parli di pizza, anzi forse più di qualche testata. Ha creato questa immagine così diversa, così importante nella pizza, che oggi quando vai in una qualsiasi pizzeria dove lui crea le sue pizze, dove tutti gli allievi, i corsisti hanno imparato lo stesso prodotto, tu vedi che la pizza è un quadro, è un'opera d'arte. Cioè io credo nel gruppo, credo che l'unione faccia la forza, no? Perciò diciamo la scuola, l'associazione fondamentalmente è stata impostata in questa maniera, no? Dove di riunire fondamentalmente una categoria che era molto sfaccettata, nessuno si poteva vedere quegli altri, riuscì a andarci a cena insieme, riuscì a dare una formazione. Siamo andati in macchina, siamo andati in traghetto, siamo andati in treno, siamo andati in aereo, divertendoci, giocando a 3-7, io, lui, con altri 2 ragazzi che venivano con noi ad aiutarci per aggiustare lo stand che dovevamo fare in fiera. Ma soprattutto abbiamo portato le famiglie a stare vicino, no? Per cui quando le famiglie riescano a stare vicino,
vuol dire tutto, no? L'associazione cresceva e di conseguenza anche un'azienda come la mia, che appoggiava la parte tecnica per quanto riguarda le farine dell'associazione, cresceva insieme a loro. E quello che chiedo fondamentalmente ai nostri istruttori, no? Chi collabora con il mondo dell'API, di trasmettere questa amicizia, questo dove potersi rivolgere al mondo associativo, proprio per far crescere un pochino la categoria, no? Perché siamo sempre stati insomma un pochino disuniti. Dare dei servizi aggiuntivi a un mondo, diciamo, del food che è molto complicato, specialmente in Italia, perciò dei servizi vicino, no? Dall'HCCP a tutta una serie di servizi rodati che poi serviranno per arrivare a te meglio a fare l'imprenditore, sia l'imprenditore del mondo del food ma anche nel mondo del pizzaiolo. Per questo però abbiamo creato addirittura, no? Un consorzio Grazia Fidi, che è una specie di banca interna appunto per aiutare chi vuole entrare in questo mondo. Questo è un po' quello che chiedo io un po' ai miei collaboratori, no? Di rendere questa cosa molto, non giacca e cravatta, no? Mo tu mi dirai, ma tu come fai a stargli dietro? Come faccio? Stai ormai, ho 28 anni sposati, 5 fidanzati, ho 32 anni. Che dici, mi sarò abituata? Non mi piace questa cosa. Però insomma dai, è una persona che non ti stanca comunque, o comunque non è quell'uomini che dice vabbè chi se ne importa, te lascia lì, è uno che combatte sempre, quindi ti dà tanta fiducia. È il mestiere mio, non è che c'è un altro mestiere. Ho fatto tante altre cose nella mia vita, insomma anche a livello imprenditoriale. Però io credo mi sia uscire molto bene perché poi io faccio il pizzaiolo, no? Cioè alla fine magari quello per me era forse un gioco, forse un qualcosa di particolare che mi hanno impegnato parecchio, ma non più di quello perché tanto io vado tornare a fare il pizzaiolo. Ma il caffè suoniamo ragazzi? Poi il caffè regista? Io con piacere. Dai, fermate va. No, magari ci Aspetta, siamo. Hai spento là? No, non ancora. Spegni un attimo.